Buongiorno a tutti ragazzi, siamo in una magnifica cittadina, sono le cittadine che situate ai piedi di queste montagne meravigliose. Di fronte abbiamo il Monte Olimpo innevato, vedete? E sono le classiche cittadine di premontagna, ma la meraviglia è che c'è il Monte Olimpo da una parte e vediamo il mare dall'altra. Adesso non lo vedete perché c'è il sole, ma è qua. Ci siamo parcheggiati qui perché ieri c'era una partita e stava per iniziare, quindi mi sono fermato e ho dormito qui, ma stavamo salendo. Continuiamo a salire adesso, compro due cose in un supermarket, il pane, il prosciutto che ci manca e proseguiamo. Thank you. Non ho trovato né pane né prosciutto. Dobbiamo spostarci e devo provare da un'altra parte. Qui avevano solo prosciutto imbustato, carissimo, e pane lo stesso in busta, non mi piace. Quindi proviamo ad andare avanti. Non riesco a trovare la panetteria, mi hanno detto che era da questa parte. Sono troppo carini questi paesetti di montagna. E la panetteria l'abbiamo trovata. E c'è di tutto, guardate quanto pane buono c'è qui. Non solo pane, anche gelati e dolci, guardate che belli questi gelati. Comunque l'importante è che abbiamo trovato il pane, possiamo salire in montagna e siamo tranquilli un paio di giorni. Prosciutto, pazienza, mangeremo uova e petti di pollo. Eccola qui, anche la Rita, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo lavorato, ci siamo sistemati, stiamo lasciando Davide a fare la scuola in camper e ne approfittiamo per visitare questa cittadina che è ai piedi del Monte Olimpo, come vi ho fatto vedere stamattina. Alla fine, dopo aver comprato il pane, mi sono parcheggiato perché Davide doveva iniziare la scuola e quindi ci siamo rifermati. Abbiamo appena visitato una splendida chiesa greco-ortodossa, bellissima. Questo ragazzi ce lo siamo comprati noi e ce lo mangiamo a cena con le patate. Abbiamo preso dei gamberi e ci toglie addirittura, vedete, il filo, lo chiamiamo noi, che cos'è, l'intestino. E così sono puliti anche i gamberoni. Abbiamo preso una bella busta di pesci, calamari piccolini, un pargo grande e dei gamberi, dei gamberoni. Ah sì, correzione di Rita, si chiama parago in italiano, vero? Perché poi stavo guardando adesso in greco e forse pargo. Comunque sì, un parago, è rosso, ve lo faccio vedere dopo, l'avete visto prima quando ho filmato, lo stava pulendo. Adesso rientriamo in camper a mettere subito il pesce in frigo, c'è caldo. E non ci mette molto a rovinarsi di sicuro. È una meraviglia passeggiare in queste cittadine molto vive, piene di gente in giro, piene di ragazzi e ragazzi, con questi mercati fantastici di verdure, di pesce, di abbigliamento. Questi mercatini sono sempre belli.
Adesso siamo alla ricerca dei pisellini per poter fare le seppie con i piselli in padella. Dobbiamo cercare un market, ma non ne troviamo. Comunque abbiamo trovato anche i pisellini e abbiamo trovato anche del prosciutto cotto e anche del pollo tagliato a fette. Noi non lo mangiamo mai, però in mancanza del crudo. Sono mezzogiorno e 41 e Davide sta per finire la scuola, ma io ho già messo in moto, mi devo spostare. Siamo parcheggiati in un posto orribile in città e a 12 minuti invece 6 km troviamo magari un bel posto con tavoli da picnic e panorama. Quindi mi sposto e continuo la scuola in viaggio. Ci siamo spostati di 20 metri, abbiamo riparcheggiato. Siamo in uno spiazzo gigantesco, abbiamo visto altri camper e ci siamo fermati anche noi. E adesso vi faccio vedere il mare da qui, è la costa. E Rita immediatamente all'opera, abbiamo scongelato delle fettine e ci mangiamo queste. A cena il pesce che abbiamo comprato. Dato è ancora al telefono con i compagnetti, ma qui Rita ha già scolato la pasta e quindi ce la mangiamo. Ci sediamo, stiamo bene all'ombra e si pranza. Dopo pranzo finalmente saliamo un po' su, iniziamo a salire. Ci saranno tanti parcheggi, ci saranno escursioni da fare, ho visto delle cascate, piano piano nel corso di questi giorni. Pasta fresca all'uovo. Pasta all'uovo, sì. Bene, prendo il vino, ragazzi. Assaggiamo il rosso di proprietà che abbiamo comprato ieri. No, io bianco. Sempre bianco, anche. Sempre bianco. Ok, prendiamo rosso e bianco. Non facciamo neanche in tempo a dire buon pranzo che Davide mi sta esplodendo la bocca. Un boccone così grande. Esagerato. Vabbè, buon pranzo Dado, Buon pranzo. A dopo ragazzi, secondo neanche ve lo faccio vedere, 2 fettine in padella con aglio e prezzemolo. Però ci rivediamo per salire sul monte. Buon pomeriggio a tutti amici. Ci siamo svegliati, anzi mi sono svegliato, Rita non dorme, riposa e sto salendo finalmente sul Monte Olimpo. Primo parcheggio individuato a 10 minuti, 6 km. Vediamo di cosa si tratta e poi potremo anche proseguire. Ci dobbiamo allenare, questo è certo. Subito, appena parcheggio, scendo e prendo gli elastici. Rita è già con la tutina da Navy Seal. Da combattimento. Ragazzi, c'è una fontana e ci riempiamo l'acqua. Non stiamo trovando parcheggi, c'è solo questa strada che sale su. Vediamo, se troviamo qualcosa ci fermiamo, se no ci toccherà riscendere. Io domani voglio fare un'escursione con Davide, quindi ce la metteremo tutta. Vedete, lì su è ancora tutto innevato. Acqua buona, Rita. Questa è acqua di montagna. Davide, devi assaggiare. Devi assaggiarla, Davide, immediatamente. Sì, ci sto pensando, qua siamo ad alti livelli. E qui si sta parlando dell'acqua degli dei, Davide. Acqua degli dei, qua Degli dei fredda. io molto. penso che qui, Davide, il voto potrebbe sfondare anche il 10, Attenzione, Attenzione. all'assaggio. Vai. Magica. Che buona, freschissima, buonissima. Io bevo la grappa degli eroi, tu l'acqua degli dei, Voto
mamma, 10. C'è mai successo un 10 in una fontana, eh? No. Nel frattempo abbiamo visto indicazioni per un monastero. Proviamo a raggiungerlo. Non so se si debba pagare, se ci sia... A parte che c'è un parcheggio bellissimo qua sotto e forse anche libero. Ah, vedi che c'è un parcheggio bello. Io l'ho visto. Il monastero è qua. Apparentemente invalito. Forse ci sono orari e si visita con un ticket. È aperto, ragazzi. Wow, e che bellissimo. Wow, che meraviglia. Acqua del monastero. Buona, questo è come non ci si deve mettere per bere. Tutto basato su Qua, Davide, dobbiamo pregare che il nostro viaggio sia un viaggio sereno, felice e ricco di nuove mete, di nuovi orizzonti e salute a tutti quelli che ci vogliono bene. Siamo arrivati nel parcheggio più in alto, dopodiché si va solo a piedi e partono le escursioni proprio da qui. Si sale per altri 2000 metri se non sbaglio. Passeggiata impegnativa. Stiamo decidendo con Dado se farla. Il fatto che non prende neanche internet qua e noi ne abbiamo bisogno. Ci sono 19 gradi, c'è caldo. Che bella, hanno già la stufa accesa a legna. Siamo a 1100 e si arriva sino a 2009,50 e si parte da qui. Adesso parliamo con Rita e Dado, vediamo cosa fare. A me piacerebbe moltissimo. Anche io e Dado, e Rita ha detto che rimarrebbe qua. E io e Dado farci questa escursione stupenda.
Adesso vi faccio vedere quanto è cristallina quest'acqua. Scende da questi ghiacciai. Credo che rimarranno imbiancati tutto l'anno. C'è un bel fresco qua sotto, mi devo mettere anche il giubbotto. Sono in ciabatte, scalzo come sempre e in felpa e c'è freddissimo. Un quarto d'ora di camminata e forse vediamo delle cascate. Posto meraviglioso. Wow, che bello! Adesso ragazzi scendiamo un po' più giù dove prende il telefono, indispensabile, poi decidiamo se tornare qui e farci questa escursione tremenda di 10 ore, perché sono 5 per salire e 5 per scendere, 10 ore di camminata con Dado e Rita rimarrebbe in camper. Decidiamo più tardi, adesso scendiamo giù. Ragazzi, mano a mano che scendevamo controllavamo internet e qui a un certo punto prende, quindi siamo fermi nella strada che porta al monte. Siamo scesi un po' perché vi vogliamo portare sopra il Monte Olimpo, montagna degli dei, ragazzi. Comunque, detto questo, siamo già alla cucina di Rita Pesciolone. e abbiamo un parago. Un parago abbiamo. Guardate che grande. Questo ce lo dividiamo in 3. Sì. Poi però vabbè abbiamo comprato anche altro, gamberoni, sì, ma quelli ce li possiamo fare d'arrosto da qualche parte, sì, se ce ne andiamo. Faccio i moscardini. No, moscardini, sono calamari. Sì, calamaretti. Adesso che ho internet posso anche vedere un po' di recensioni e di consigli per salire su, è sempre meglio leggere qualcosa, perché non è un'escursione facilissima. C'è un dislivello di 2 km, si passa da 1000 a 3000 e ci sono 10 ore di camminata, se non sbaglio, 5 per salire, 4,5, 5 per scendere, quindi non è proprio una passeggiata. E ci dobbiamo attrezzare, andremo io e Dado, zaino, roba da mangiare, insulina, zucchero e tutto quello che servirà, e ci proviamo. Ma torniamo al pesciolone. E potevi togliere anche questa, allora, dato che c'eri, se vuoi.
Queste qui? Mi sembrano un po' dure. Meno di quelle che hai tagliato. Sì. Sì, quelle sì che erano dure. Direi che ci siamo. Direi che ci Direi che è condita. Sì, voglia. 200, vero? Sopra sotto ventilato, come sempre. Andiamo. Sotto o in mezzo? Sì, sotto. Sotto. Guardi, lì che lo solleviamo un po', ma non credo ce ne sia bisogno. Adesso si prepara aglio, Aglio, eccetera, per i prezzemolo. calamari. Puliti. Sì. Abbiamo tolto la cucina a induzione perché c'è il forno acceso e questo sono già 2000 watt, ragazzi. E la cucina a induzione sono magari altri 1000, dipende da quanto la mette Rita, quindi non è possibile perché l'inverter è solo da 2006 e quindi sforeremo e va in protezione. E quindi si cucina a gas e il forno elettrico. Il pomodorino secco di Bari. Che bella Bari, eh? Sì. Non vedo l'ora di mangiarmelo e bermi 2 bicchieri di vino bianco di proprietà che abbiamo comprato ieri. Cinque minuti, poi si aggiungono i piselli, altri 5 minuti, poi si dovrebbe aggiungere il sugo e si cuoce per altri 20, totale 30 minuti. Qua adesso serviva fiamma bella che non Sì, c'è ci in voleva camper, più viva. viva, sì, fiamma più viva. Troviamo il pesce, se non è pronto lo rimettiamo. È stra pronto. Ok, lascialo lì che si raffredda, Sì. assaggiamo prima i moscardini. Pane caldo, Eccolo qua. vino bianco di proprietà, calamari con piselli e un bel pesciolone. Dato, dopo ci organizziamo e scopriamo cosa serve per salire su. Sì, che domani scaliamo la montagna. Proviamo. Cincina a tutti amici, buona serata. Alla scalata di domani. A col domani. bicchiere vuoto. Il pesce ve l'abbiamo fatto vedere solo che è cotto. Buongiorno a tutti amici, sono le 6:30 del mattino, abbiamo già chiuso tutto e sto ritornando al parcheggio in alto, il parcheggio da dove poi partono le escursioni, l'ultimo parcheggio possibile in auto, in camper. In 10 minuti siamo di nuovo lì, facciamo colazioni e io e Dado usciamo a fare una passeggiata. Quello che riusciremo a vedere, quanto riusciremo a salire non lo so, ma non è un problema. Sì, quando avremo voglia e piacere e fiato. La giornata sembra splendida. In antichità si credeva che qui abitassero davvero gli dei. Andiamo a cercarli. Come sempre ci portiamo l'insalata di riso, 150 grammi di riso da dividere in due, tonno, uova e pomodori. Però almeno abbiamo da mangiare durante il percorso e poi ci porteremo... ma forse sopra ci sono, ho letto anche dei rifugi dove fanno da mangiare, quindi non credo che servirà altro. Ci dobbiamo portare l'insulina, ci dobbiamo portare
zucchero ci dobbiamo portare. Tutti all'opera, spremute, e Rita invece pulisce le uova. Madonna, quell'insalata di riso, Davide ci dà una carica, saliamo sull'Everest con quell'insalata di riso, altro che Olimpo. Buongiorno intanto ragazzi, e sono qui per comunicarvi che non so se ve lo ha già spiegato papà, ma non saliremo sino alla vetta perché si devono fare proprio scalate, quindi è complicato, ma andremo al rifugio a 5 o a 4 mi sembra. Zaino pronto, stiamo anche finendo di mangiare e usciamo, sono le 8:20. Le solite commissioni di Rita, spazzatura, ma siamo pronti per raggiungere la vetta del Monte Olimpo. Già, Anche di meno. andiamo a trovare gli dei, signori. Partenza alle 8 in punto, precisi. Che abbia inizio l'escursione, ragazzi, eh? Forza e coraggio. Ci fanno già male i polpacci, siamo appena partiti. No, C'è una fontana, Dado. è fredda. Congelata. 3, Ah, no, 2. 2. Noi dobbiamo seguire il sentiero E4 e non perderlo, soprattutto. Già, la cosa più importante. Soprattutto non perderlo. Andiamo? Sì. Forza, Dato. Oggi ci aspetta qualcosa di meraviglioso. Partiamo con un ponte in legno. Ci siamo già tolti il giubbotto. C'è già caldo ovviamente, però è bene portarlo, ci si veste a stratti quando si sale in montagna, una cosa l'abbiamo imparata. Comunque il percorso sembra molto bello, questi sentieri sono meravigliosi. Ma comincia una parte più impegnativa. Noi abbiamo sbagliato strada. Qui è tutto segnato, Hai segnato. per forza qui. Dopo circa 40 minuti di camminata siamo di fronte a un bivio. Una strada è lì e una lì. E non c'è Cartello. nessuna indicazione. Qui avrebbero dovuto rimetterlo. Grave errore. Noi dove andiamo? In questa. In teoria il Monte Olimpo è di là. Andiamo in questa, Dado. Congela. Beh, Va. assaggiala, dimmi se è buona. Bella. Anzi, l'assaggio io. No, ma questa non conviene assaggiarla. Non è potabile. Ma lo sarà, però non è una sorgente. Vabbè, ce ne saranno più avanti. Proseguiamo. Qui prima di salire avevamo letto che c'era l'acqua qualche tempo fa, adesso non ce n'è più. Peccato. Rifugio a Spilios Agaptos. Stiamo salendo, amici, sui ghiacciai o comunque sui pendii innevati. Continuiamo, è stupendo. Se avete un figlio, toglietevi dal divano, alzatevi e andate a fare un'escursione in montagna con vostro figlio. È troppo bello.
dopo 1 ora e 50 minuti di salita, l'orologio dice che abbiamo bruciato 457 calorie e abbiamo fatto 8000 passi. Per il rifugio, il primo, perché che ha 2000 se non sbaglio, poi ce n'è un altro anche più su. Adesso beviamo e poi proseguiamo sino in vetta. Wow, ciao, good morning. Calimera. Questo è un cavallo che va da solo. Sì. Ovviamente nei rifugi la roba, il cibo e tutto quello che serve lo possono portare solo con i muli, così. Meraviglia, eh? Sono felice di averli incontrati. Chissà quando salgono, carichi di provviste, di tutto, ogni giorno. Ci stavano appena passando i dolori alle gambe dall'escursione per visitare i monasteri di Meteora o a Meteora. Figuriamoci domani. Ore e ore di salita tremenda. Domani non riusciremo a muoverci. Sì, perché poi dobbiamo anche scendere. Siamo in alto, non so quanto, ma siamo in alto. E chissà quanto manca. Siamo già all'altezza dove troviamo cumuli di neve, già a questa quota. Ragazzi, i primi ghiacciai, guardate cosa ci aspetta. Non ho voluto prendere un cappellino perché ho detto che avevo queste cuffiette e allora l'ho tolta dal collo, me la metto in testa perché qua il sole picchia, È un bel po' che non vedevo la neve, è molto scintillante. Quando lo dobbiamo incontrare Zeus? A che ora? Non ho fatto un appuntamento. Ah, non hai preso un appuntamento? Ho detto che ci aspettavo. Vabbè. Sta cambiando anche il clima qui su, guarda un po'. Comunque è passato un cane prima che ha fatto tutta la salita, ci ha raggiunto, è andato avanti e ci ha già distrutto, non lo vediamo più. Vabbè. Comunque ragazzi, qua giù c'è il mare. Vediamo il mare, vediamo anche la pianura e il mare è meraviglioso. Siamo davvero in un paradiso, eh? Solo che qua sta cambiando il tempo, bisognerà iniziare a mettersi la felpa. Qua il tempo cambierà repentinamente, Eh sì, siamo ormai
ormai in alta montagna. Siamo arrivati ad un rifugio. Però il rifugio quello a 2100 è... Non è questo? No, non Adesso credo. vediamo, prendiamo il telefono che qua prende internet.